Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andremo a lavorare su una moto di cilindrata decisamente superiore rispetto a quelle che abbiamo visto recentemente sul canale. Si tratta della mia Honda CB750 del 1972 con la sua bella targa oro ASI. E che cosa andremo a fare? Andremo a fare un tagliando base, ovvero la sostituzione dell'olio, del filtro dell'olio e delle candele. Ho pensato fosse interessante farvelo vedere perché, al contrario della maggior parte delle moto, quando andremo a fare il riempimento, qua l'olio non si inserisce direttamente nel blocco motore, ma in un serbatoio. Prima di andare a sostituire l'olio, scaldiamo bene il motore. Questo farà sì che l'olio defluisca più facilmente sia dal motore che dal filtro che dal serbatoio, così lo svuoteremo completamente. Infiliamoci i guanti e iniziamo lo svuotamento. Mettiamo una bacinella sufficientemente capiente ed allentiamo il dado per svuotare l'olio. E mentre lasciamo defluire l'olio dal motore, andiamo a togliere anche quello dal serbatoio. Ecco qua, abbiamo scoperto il dado, procuriamoci un imbuto per recuperare l'olio e svitiamolo. E quando l'olio sarà finito di defluire potremo rimontare il tappo. A questo punto, dopo averlo pulito, andiamo a riabboccare anche la vite che fa da tappo sotto il motore. Siamo adesso pronti per andare a togliere il filtro dell'olio. Una volta fatto scolare bene, andremo sul banco a cambiare il filtro. Appoggiamo il filtro e prendiamo anche la bacinella. Rimuoviamo il vecchio filtro . Lo smaltiamo come deve essere smaltito, mi raccomando, insieme all'olio esausto, e finiamo di svuotare. Diamo una pulita internamente a togliere tutti i residui e anche esternamente, perché no. Rimuoviamo lo R vecchia e puliamo anche all'interno dell'alloggio, molto importante perché poi qua dovrà fare tenuta. Ecco, prendiamo il filtro nuovo dove abbiamo la guarnizione nuova e il filtro nuovo. Apriamo le nostre guarnizioni, ecco qua,
questa è quella grande e questa è quella piccola che va sull'albero di fissaggio. Andremo a sostituire anche quella là. Qua. Vediamo bene. E con l'attrezzo giusto andiamo a rimuovere la vecchia OR. Puliamo anche qua bene la sede dove andrà ad alloggiare la nuova OR che dovrà fare tenuta e prepariamoci all'installazione. Come ho visto fare al maestro, non dico chi è, ma lui quando vedrà il video lo saprà, andremo a proteggere la filettatura con del nastro isolante. Questo per evitare che al passaggio l'o-ring quella nuova, si possa rovinare sulle asperità della filettatura. Mettiamo un po' di grasso. Vediamo un po' anche sulla nuova o-ring e andiamo ad inserirla. Ecco qua. Rileviamo il nastro isolante e il grasso in eccesso e siamo pronti per rimontarla. Prima diamo una pulita anche qua, un pochino di grasso e lo ributtiamo su. Ributtiamo su la molla e il filtro. Prima di buttarlo su bagniamo le guarnizioni con l'olio che poi metteremo nel motore. Mettiamola al suo posto. Ecco fatto. Prima di rimontare la nuova R mettiamo nell'alloggio del grasso. Questo ci aiuterà a tenerla al posto quando andremo a rimontarlo sul motore. Siamo quindi pronti per andare a rimontarlo sulla moto. Quando lo rimontiamo facciamo attenzione che questa aletta deve andare a incastro dentro l'alloggio del motore. Siamo quindi pronti per iniziare a riempire il serbatoio con il nuovo olio. Armiamoci di imbuto e iniziamo il riempimento. Una volta inseriti circa 3 kg di olio, rimontiamo il fianchetto qua e mettiamo il tappo. A questo punto noi abbiamo tutto l'olio nuovo all'interno del serbatoio e dobbiamo farlo entrare in circolo nel motore. Quindi
Ruotiamo l'interruttore in emergenza su off, accendiamo il quadro e facciamo girare il motore fino a che la spia dell'olio non si sarà spenta. A questo punto possiamo rimettere l'interruttore di emergenza su on e mettere in moto. E solo dopo averla fatta girare almeno per 5 minuti, in modo che l'olio si sia distribuito in tutti gli elementi, potremo andare a verificare e fare un corretto livello dell'olio. Puliamo e lo reinseriamo all'interno. Andiamo fuori e vediamo che siamo più o meno qua. Dovremo aggiungere un 300-400 grammi di olio. Lo facciamo immediatamente. Facciamo una nuova misurazione e controlliamo. Direi perfetto, siamo a livello. Adesso non rimane che andare a sostituire tutte e 4 le candele. Operazione abbastanza semplice perché per avere accesso non ci sono da smontare plastiche o carene, qui è tutto abbastanza a vista. Esternamente molto facile, un pochino più difficile l'accesso a queste qua sotto, ma insomma tutto sommato è un'operazione che può fare chiunque. Procediamo. Ok ragazzi, il lavoro terminato e adesso se volete venire con me a fare un giro vi consiglio di guardare quello che vi metto nella scheda in alto. Nella speranza che il video vi sia piaciuto io vi invito a mettere un bel like e cosa per me molto importante e gratuita è iscriversi al canale cliccando il logo in basso a destra. Io vi saluto a tutti, grazie, alla prossima!